Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Sono Mr. Reset e oggi voglio concentrarmi sulla differenza tra carriera da manager e tecnico, o meglio, tra quello che può essere il profilo di un generalista e di uno specialista. E abbiamo discusso un po' di questo durante alcuni interventi degli altri video, perché c'è spesso chiamiamola diatriba, anche se è sbagliato posizionarsi in maniera antagonista, se vogliamo, perché c'è gente che dice no, io preferisco avere una specializzazione, una vera professionalità verticale, e c'è chi invece preferisce avere una professionalità più orizzontale, trasversale, ed ovviamente queste sono scelte entrambe corrette, decisamente devono essere allineate con la nostra caratteristica, la nostra propensione, il nostro stile di lavoro e, se vogliamo, anche i nostri valori rispetto a come vogliamo disegnare il nostro profilo di carriera. Però è importante capire quali sono le implicazioni, quali sono i pro e i contro di ognuna di questa scelta e soprattutto quali sono forse i momenti e modi per rendersi conto meglio di quale sia se vogliamo, la carriera o la scelta più giusta per noi. Questo lo dico perché nella mia esperienza non è qualcosa che viene affrontato a monte. Allora, io sono un ingegnere, ho una laurea in ingegneria elettrotecnica, mi sono laureato nel 98, per cui molto prima della suddivisione in triennale, magistrale e quant'altro. E ovviamente in quanto ingegnere mi sarei aspettato di creare una carriera abbastanza da specialista, no? Quindi un set di skill molto verticali basate su una forte specializzazione in un settore e che portasse a una verticalizzazione, se vogliamo, dei ruoli da ricoprire, però appunto in maniera verticale, cioè sempre, che ne so, faccio un esempio banale: manutenzione, ingegnere di manutenzione, manager, dirigente manutenzione e quant'altro, però sempre in un certo settore. E quello che è successo è che ho avuto l'occasione di iniziare la mia carriera, siccome stiamo parlando del 99, a quei tempi si faceva ancora il militare, e c'erano le prime fasi della liberalizzazione del mercato dell'energia in Europa, in Italia. A quei tempi era soltanto per il mondo industriale, soltanto per clienti industriali energivori sopra una certa soglia di gigawattora annui di consumi. E quindi io, siccome avevo una specializzazione in energia, mi ero interessato alla parte efficienza energetica, uso razionale dell'energia, avevo anche fatto un corso post laurea e fui assunto in una raffineria di petrolio per occuparmi della gestione del contratto di energia. E ovviamente questo era un ruolo che era incluso all'interno dell'ufficio di procurement, ufficio acquisti, e questo mi ha permesso ovviamente non di occuparmi solo di quello, perché non era un'attività assolutamente che richiedeva una posizione a tempo pieno, però mi sono occupato di fornitura di materiale e servizi con grande focus e priorità sulla parte energia, però anche di spaziare su altre parti. Ora che è successo? Che poi in quei 2 anni di esperienza diretta in procurement ho avuto appunto l'opportunità di occuparmi di diversi progetti su diverse aree e siccome la mia radice da ingegnere premeva un po', scalpitava, poi comunque era un sito produttivo che era assolutamente un Luna Park per qualunque ingegnere, perché c'erano dagli impianti di produzione di energia, agli impianti di trattamento acque reflue, impianti di produzione, stoccaggio, c'era veramente tutto, motori, forni, tutto quello che si può immaginare per un ingegnere era lì, e quindi a un certo punto la mia radice tecnica premeva. E ho fatto anche un'esperienza di 2 anni proprio nel dipartimento di ingegneria di manutenzione, occupandomi di alcune cose. E tra l'altro il lato profilo di carriera è stato molto interessante, perché poi ho avuto l'opportunità di usare dei contratti che avevo preparato mentre ero all'ufficio acquisti, quindi anche rendendomi conto di quali erano le cose sbagliate, come migliorarle, e diciamo che questo poi in seguito si è rivelato anche uno dei vantaggi competitivi più alti che ho avuto nelle selezioni, perché avevo competenze e esperienza sia sul campo che fuori dal campo, nel senso una parte gestionale. Ora vi racconto questi 2
primi mondi lavorativi che ho esplorato, perché quello è stato il momento in cui ho preso un attimo una decisione, e mi spiego. Ho sempre, ovviamente, da ingegnere apprezzato moltissimo la parte di specializzazione, però mi ero anche reso conto che la interconnessione o gli aspetti legati al business erano per me più interessanti. E di nuovo, questa è una cosa che sottolineo, non c'è una scelta giusta, c'è la scelta più idonea per la personalità e per il profilo di carriera che si vuole sviluppare. Io ricordo ancora che un giorno venne rappresentante di una ditta per qualche scheda, non mi ricordo cosa, questa era una scheda che controllava dei macchinari per gli impianti, ora non ricordo i dettagli, ma ricordo in dettaglio questa riunione quando si presentarono l'ingegnere, il tecnico che aveva sviluppato il prodotto e quello del reparto vendita, ed era quasi una gag, perché l'ingegnere era proprio l'ingegnere stereotipo da film di Fantozzi, con il maglioncino con il buco, pochi capelli, gli occhiali, ed era la sua creatura quella scheda. E quello dell'ufficio vendite ovviamente era tutto tirato in giacca e cravatta, molto focalizzato sulla comunicazione, sul soddisfare il potenziale cliente, sulla chiusura del contratto, e ricordo che addirittura la cosa divertente fu che, chiedendo al tecnico cosa non funzionasse in quel dispositivo, in quanto tecnico puro disse no, effettivamente abbiamo riscontrato che in determinate situazioni può non funzionare il range di utilizzo, ora non ricordo i dettagli, però diciamo era divertente. Però qual era il punto? Lì capì che la parte puramente tecnica può avere dei pro e dei contro, ma soprattutto l'essere stato esposto a più cose, perché l'ufficio acquisti è sempre ogni divisione, diciamo, è in mezzo ad altre divisioni, si è sempre tutti tra l'incudine e il martello, però l'ufficio acquisti nello specifico è quello che trae il business, chi è in campo, che ha bisogno di materiali e servizi, e per esempio le restrizioni e i limiti lato budget, finanza e tutto. E questo ve lo dico perché visualizzate, super semplifico, scusatemi, però credo che aiuti a visualizzare. In tutte le aziende si può parlare dal business, cioè dalla produzione di quello che è il core business, ci si può allontanare e ognuno crede di avere il ruolo più importante. Per esempio, prendiamo un sito manifatturiero, chi sta proprio sul posto a produrre il pezzo, che possa essere un impianto, un macchinario, un prodotto chimico, un farmaco, un punto di fusione di valvole e quant'altro, dice sono io che faccio il prodotto. Poi chi gli fa servizio attorno, tipo manutenzione, ti dice sì, lo credi tu, se non ci fossi io a tenerti gli impianti vivi tu staresti a girarti i pollici. E quello di supply chain ti dice sì, lo credete voi, in realtà il cuore del business sono io, perché se non ci sono io a mandarvi le materie prime e tutto, voi potete essere bravissime ma non avete niente da fare. Quello che ti dice procurement, sì certo siete tutti bravi a pianificare, ma senza i miei contratti nessuno può fare niente. Quello di finance, sì certo bravissimi, che figo, ma siamo noi che gestiamo i soldi. Quelli delle vendite ti dicono sì quanto siete bravi, ma se non ci fossimo noi a venderli, quello che fate è inutile, no? Allora, se c'è una ora l'ho caricarizzato ovviamente, ma immaginate, no, che spesso ognuno crede di essere nel punto più importante del business, che ovviamente è follia, però spesso si possono sentire discorsi del genere. Ora che succede? Tornando al discorso dello specialista verso il generalista, e a un certo punto della carriera, magari non proprio all'inizio, perché all'inizio non si è ancora stati esposti alle varie opzioni, però a un certo punto della carriera si possono iniziare a fare determinate azioni per dare, si devono fare determinate azioni per dare una direzione più specifica alla propria carriera. Allora io ricordo che all'inizio soprattutto la parte tecnica per me era un'aspirazione molto importante. Ricordo che durante una selezione, quando mi chiesero lei come vorrebbe essere professionalmente da qui a 5 anni, siccome io ero molto affascinato dagli impianti di produzione energia, di impianti di cogenerazione e quant'altro, dissi io voglio diventare quell'ingegnere che appoggiando la mano su una turbina dice al terzo stadio di compressione c'è un problema alle palette e cosa. E questo nel tempo è cambiato molto, per questo dico che
è un percorso di carriera che può prendere direzioni, ramificarsi e ci sono in vari punti determinate scelte da fare. E quindi specialista verso generalista sono entrambe carriere assolutamente corrette, assolutamente degne, è soltanto un fatto di maggiore interesse. Allora, quando parliamo dello specialista, il tecnico, dico tecnico, però può essere uno specialista di cose specificatamente tecniche, tipo il saldatore subacqueo, che è una delle figure più pagate al mondo forse, il grandissimo programmatore, il chimico skillatissimo, o anche il mago della gestione delle tasse, quello che conosce tutto rispetto alla legge internazionale di qualunque cosa. Quella è una specializzazione e si può decidere di crescere e costruire un'intera carriera puramente attorno a quello. Quindi posso diventare, come facevo prima l'esempio, no? L'ingegnere capo della divisione, poi a capo dell'intera divisione di engineering, poi engineering global e quant'altro, e mi occupo della crescita e della trasformazione di quella fascia di business o di attività nell'azienda. E ripeto, è anche per appunto finance, tipicamente quella proprio è una di quelle skill dove si rimane, se vogliamo, confinati nella skill di finance, ma neanche, perché comunque anche lì ci si sposta tranquillamente. Poi vi spiego cosa succede lato manageriale. E anche lì appunto si può diventare da essere il business partner di una divisione di un'azienda al responsabile di tutta quanta la finance dell'azienda, oppure muovendosi a livello corporate si occupa sempre di più della stessa cosa, in maniera più difficile, in maniera più completa, in maniera più ampia. Quando si parla invece della parte generalisti, cioè non è che un generalista è uno che non sa fare niente e si mena a destra e a manca, no, assolutamente. Il generalista è assolutamente un altro approccio alla gestione delle competenze. E di nuovo, come dico spesso, ricordatevi che tutto quello che fate lo fate per la vostra carriera. L'unica cosa che vi porterete dietro, sia che rimaniate nella stessa azienda o che cambiate azienda, professione, passate dall'essere dipendenti a imprenditori, viceversa, vi spostiate tutto, l'unica cosa che porterete con voi è il vostro bagaglio di esperienza come carriera. E qui c'è il discorso l'approccio da generalista è quello che, pur avendo un tuo background, no? Pur essendo laureato in ingegneria, essendo un chimico, un informatico, un esperto di finance, a un certo punto decidi di, invece che continuare ad approfondire e specializzarti di più in una determinata area, esporti ad altre divisioni, iniziare a coprire ruoli che non sono strettamente legati al tuo background di formazione, inizi a uscire dalla tua area di comfort e quindi fare il famoso stretching delle proprie competenze, non in verticale ma in orizzontale, perché è ovvio che chi è nella parte verticale, che esce dalla propria area di comfort, è quello che è specializzato nei servizi relativi ai motori elettrici e si amplia la propria responsabilità e la propria conoscenza alle macchine idrauliche, alle pompe, ai compressori, poi alla parte impiantistica di produzione e quant'altro. Lì stai ovviamente aumentando le tue competenze e mettendo a dura prova, estendendo il campo di conoscenza. Oppure puoi farlo appunto spostandoti dalla parte puramente tecnica alla parte contrattualistica, alla parte gestione finanziaria, alla parte strategica, alla parte gestione di risorse esterne e quant'altro. Ora, questo secondo me è un punto importante a livello strategico rispetto alla propria carriera. La mia idea personale è che l'essere un generalista è una scelta migliore, almeno lo è per come sono io. E c'è un libro molto interessante di David Epstein, in inglese Range, in italiano l'hanno tradotto generalisti, perché una conoscenza allargata, flessibile e trasversale è la chiave del futuro, e lui parla proprio del fatto che
avere più competenze ci rende più flessibili rispetto a quelle che sono le esigenze del business. Ora, personalmente io sono assolutamente un generalista, nel senso che spiegavo anche nel video sulla Strengths-Based Leadership che io ho una grande propensione all'ideazione, allo strategic thinking, all'innovazione, al far partire determinate attività, e sono meno performante quando si parla della esecuzione. Vedi, anche lì mi verrebbe quasi spontaneo dire della mera semplice esecuzione. In realtà non è assolutamente semplice, è più adatta, no, a chi ha le competenze verticali, e questo è un po' il vedere le cose in contrapposizione. E quindi, per come sono io, sono molto più stimolato e interessato a imparare cose nuove. Io non ho mai fatto più di 2 o 3 volte al massimo la stessa attività in azienda. Ci sono persone, e avendo 22 anni di carriera è abbastanza un risultato, nel senso che ci sono persone che sono specializzati nel, che ne so, i contratti di fornitura per questo servizio, e ogni 2 anni devono fare la nuova gara, e loro sono felicissimi che adesso sono i massimi esperti, sono alla 11ª revisione di quella gara, e va benissimo. Io impazzirei, io preferisco imparare quello che mi basta di quell'attività e poi spostarmi in un altro settore e fare altre cose. Questo mi ha aiutato molto nella carriera, perché mi ha permesso di espormi a posizioni che erano anche lontane da quello che era il mio stretto background precedente, ma proprio perché, avendo cambiato 4 settori, in 5 aziende diverse, per me muovermi in un'area di cui non conosco assolutamente niente non mi crea assolutamente ansia. Cioè, io so che per il mio modo di approcciare le cose, io quando arrivo in un posto, essendo molto curioso, in un posto, lo chiamo posto banalmente, ma può essere un progetto, una parte di business, un nuovo sito, no? Perché nel mondo reale, nel mondo corporate, tu puoi avere una job description che ti dice che tu stai facendo qualcosa, poi c'è una riunione, c'è un'emergenza, bisogna completamente ristrutturare un'area di servizi, l'area del contingent labor, che rappresenta spese troppo alte per cui bisogna riorganizzarlo, e ti dicono: Maurizio, hai partecipato alle riunioni? Sì, ok, hai 8 mesi per portare questo risultato. Tu il giorno prima non sapevi neanche cosa fosse o come fosse organizzato nella tua azienda, hai 2 settimane per diventare preparatissimo sull'argomento e X mesi per risolvere e portare i risultati. Quello è qualcosa che per me non crea nessun problema, e per magari chi ha una verticalizzazione delle conoscenze, del modo di approfondire le skill, potrebbe essere un problema. E ora, io credo molto nel discorso di Epstein sul generalismo, il titolo in inglese per me è un po' più bello perché è range, no? Proprio il range di capacità, possibilità e skill, proprio perché le aziende sono così tanto in movimento che è molto improbabile che da qui a 5-10 anni il lavoro, il ruolo e le cose da fare siano veramente esattamente le stesse. Poi, per carità, non è che un'azienda che produce macchine un domani farà qualcos'altro, ma già immaginate, ecco, proprio da questo esempio, quanto è rilevante la componente software e IT nelle macchine oggi, quando 20 anni fa ma forse la cosa più evoluta era l'accendisigari, no? Cioè, è proprio, pensate a come evolve il mondo del lavoro. Prima era tutto quanto un gioco di carburatori, adesso è tutto quanto un gioco di mappature delle moto e quant'altro. Ora, nella mia esperienza, come dicevo, questo mi ha aiutato molto, perché anche lì, come spiegavo nei video sui colloqui, uno dei miei punti di forza che mi crea una ottima leva negoziale quando sono candidato per una posizione di lavoro in un'altra azienda, o anche una posizione all'interno della stessa azienda per spostarmi o partecipare a progetti e tutto,
è proprio il fatto che ho una visione d'insieme di molti aspetti del business, quindi non ho nessun problema a parlare di finance con quelli di finance, a parlare di contratti o strategia con quelli della divisione planning, o a parlare di contenuti tecnici con quelli della divisione ingegneristica. Se avessi invece continuato a verticalizzarmi diventando molto più specializzato in quell'area, ovviamente avrei perso delle altre opportunità. E tra l'altro, a mio avviso, nella parte manageriale, se uno va in verticale va benissimo, però ovviamente puoi essere manager soltanto di quella tua parte. Quando invece uno decide di esporsi a più aspetti del business, ha molte più possibilità di coprire ruoli manageriali anche in altri settori, cioè io adesso non avrei grandi problemi a gestire posizioni di responsabilità per una divisione acquisti o la divisione tecnica o la divisione strategica e via discorrendo, proprio perché ho fatto diverse scelte nella mia carriera. Per cui anche un'altra cosa collegata a questo è un po' sfatare il mito del manager che deve saperne di più di quello sotto di lui. Questo è un punto molto importante. Allora, secondo me una concezione un po' vecchia rispetto al mondo del lavoro è: io so fare questo, il mio capo deve saperlo fare meglio di me, il suo capo deve saper farlo meglio di lui e via discorrendo. No, una verticalizzazione di skill, per cui se non so fare questo vado dal mio capo e lui va dal suo capo e lui va dal suo capo. Non è proprio così. Perché? Perché le competenze tecniche da problem solver si fermano a un certo livello, e il certo livello è tipicamente i primi 2 o 3 livelli. Dopodiché, questo l'avevo anche accennato in un altro video, si passa dall'essere problem solver a essere agenda setter, cioè non è che il capo, l'amministratore delegato di un'azienda che produce auto va nella linea di produzione ed è il più veloce a fissare le guarnizioni, a organizzare bulloni, o è quello che fa troubleshooting più rapido se c'è un problema in linea. No. Perché? Proprio perché, pensateci, tutte le aziende cosa fanno? Cosa produce Coca-Cola? Cosa produce la Ford? Cosa produce la Hewlett Packard? E via discorrendo. Di primo acchitto sarebbe bibite, macchine, computer. No, producono soldi per gli azionisti tramite la commercializzazione di bibite, soldi per gli azionisti tramite la vendita di macchine, soldi per gli azionisti tramite la vendita di computer. Quindi più si sale, più si è trasversali, più quello che conta è la visione lato business, e lì diventi agenda setter e non problem solver, perché la specializzazione spesso, tra l'altro, è anche data in outsourcing, tranne le parti strategiche. Spesso e volentieri il troubleshooting di determinate attività, se non ce l'ho internamente, faccio prima a comprarlo fuori che a svilupparlo internamente, perché magari il troubleshooting di quella cosa tra 3 anni non mi serve più, perché quella cosa è stata sorpassata da un punto di vista tecnologico. E allora, invece di tenermi la divisione che fa tutte queste cose, c'ho le società di ingegnerie che sono molto specializzate, molto più veloci e molto più aggiornate, e compro la competenza fuori. Invece la parte business, gestione, presa di decisioni e definizione planning strategico, e quella può essere solo interno, perché fatto salvo, va bene, il consulente che viene, però quella è roba che si fa internamente, ed è lì, a mio avviso, che si vede la connessione tra le cose che accadono nei vari gruppi delle aziende. Avevo anche spiegato, ho fatto un video su come sono strutturata una grande azienda, no? Ovviamente un video di esempio, però proprio per dire che tutte queste parti a livello 1 sono indipendenti, ma a livello 2 sono tutte collegate, perché qualunque cosa succede in un'area poi ha influenze nell'altra area, e a livello 3 tutte contribuiscono agli utili dell'azienda, alle vendite, alla parte dollari delle aziende, no? Per questo io ho trovato molto
soddisfacente a un certo punto della mia carriera decidere di spostarmi in un settore più da già generalista. Ho colleghi, amici che sono invece degli specialisti di altissimo livello, professionisti spettacolari, anche loro hanno fatto un'ottima carriera, però ovviamente, ripeto, carriere una verticale, una orizzontale, entrambe di successo, però io sono molto più vicino a questa tipologia di carriera e le scelte che ho fatto sono assolutamente contento di averle fatte. Idem i miei colleghi, so che non avrei reso allo stesso livello in quell'altro tipo di percorso, per cui appunto voglio togliere di mezzo il discorso del una cosa è giusta e l'altra è sbagliata, e soltanto di una cosa fa più per me e meno per me. Una cosa importante da capire è che non è una scelta che si deve fare dopo aver consegnato la tesi, dopo la laurea o dopo aver finito il corso di preparazione o appena si inizia a lavorare. Cioè, questa è una cosa che si può fare nel tempo, si può iniziare tranquillamente a lavorare in un settore, poi quando si viene esposti ad altre cose capire che fa più o meno per noi e muoversi di più in quella direzione. Per cui vi consiglio fortemente il libro di David Epstein, Generalisti, e leggetevelo in inglese magari se potete, perché così aiuta anche un attimo per la parte terminologia, e fatemi sapere cosa ne pensate, se avete esperienze simili, se avete visioni diverse, e non dimenticatevi di lasciare il like e nei commenti domande e consigli sull'argomento. Grazie mille dell'attenzione, alla prossima, ciao!